Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, molto bene. Oggi parliamo di una notizia che stavate iniziando a chiedermi in tanti. Allora, finalmente l'INPS ha pubblicato le prime istruzioni per la carta dedicata a te 2025. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato spesso, tra l'altro anche in un video che è uscito in questi giorni proprio sul canale. E si tratta di un'importante misura di sostegno per le famiglie che sono in difficoltà economica, che anche quest'anno, torna con un importo maggiorato e alcune novità. Quindi, in questo breve video, che tra l'altro non era neanche programmato perché la notizia è uscita proprio oggi, se non sa, venerdì, comunque in questi ultimi 2 giorni, vi spiego passo dopo passo a chi spetta, come si ottiene, cosa si può comprare e soprattutto, mi raccomando, prendete già carta e penna perché poi dopo vi devo dare delle date che dovete segnarvi in calendario, mi raccomando. Quindi ascoltate bene il video fino alla fine perché ci sono dei dettagli importantissimi che non dovete assolutamente perdere. Allora, partiamo da qui. Che cos'è la carta dedicata a te? La carta dedicata a te è una carta prepagata, ricaricata dall'INPS, dallo Stato, del valore di 500 euro, destinata proprio all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, ok? Importantissimo. È un contributo una tantum, quindi una volta sola, quindi si riceve una volta sola, ed è pensato per aiutare le famiglie con ISEE a basso reddito, proprio per far fronte all'aumento dei prezzi. Quali sono i requisiti per poterla ricevere? L'INPS è stata molto chiara nel suo ultimo messaggio ufficiale. I beneficiari sono i nuclei familiari residenti in Italia, attenzione, residenti in Italia, che alla data del 12 agosto 2025 rispettano 2 condizioni fondamentali. Prima condizione: ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui, mi raccomando. Questo è il requisito base e tra l'altro il più importante perché lo sapete, comunque tutte bonus, tutte agevolazioni, tutto quanto parte sempre dall'ISEE. Mi chiedete sempre come faccio a mettermi in contatto con te? Come posso scriverti? Bene, allora lo vedete questo sito internet qui sotto? Prendete carta e penna e scrivetevi quell'indirizzo internet. Oppure, se vi viene più comodo, trovate il collegamento nella descrizione del video. Quindi nella descrizione di questo video trovate il primo collegamento. Ebbene, da lì c'è la possibilità di iscrivermi, di entrare in chat, la chat è dedicata a voi, la possibilità di ricevere una casella email PEC gratuita, più tante altre cose. E poi se vi piacciono le mie maglie, tramite quel sito internet lì c'è la possibilità di acquistarle, quindi avete la possibilità di acquistare le maglie ufficiali, quelle che ho utilizzato all'interno dei video su YouTube. Ma dovete affrettarvi perché di maglie ce n'è solo una per modello, quindi accorrete tutti quanti. Comunque, per maggiori informazioni collegatevi al sito internet che vi ho lasciato qui sotto e che comunque trovate in descrizione del video e andate a fare un giro sul sito internet unico e ufficiale. Adesso vediamo il secondo
requisito importante: nessun componente del nucleo familiare deve percepire altre misure di inclusione o sostegno al reddito. Quindi attenzione a questo punto: la carta non spetta a chi già riceve l'assegno di inclusione, la carta acquisti, la NASPI, la Discol o altre forme di integrazione salariale, perché, come vi ho detto, l'obiettivo è proprio quello di supportare chi non ha altri aiuti statali. Poi ci sono altri criteri di priorità per la selezione dei beneficiari, a parte l'ISEE, quindi vengono privilegiati i nuclei familiari con almeno 3 componenti e attenzione, in particolare quelli con bambini molto piccoli. Quindi se avete un ISEE basso e una famiglia numerosa, avete più possibilità di rientrare tra le persone, le famiglie che ne hanno diritto, quindi tra gli aventi diritto. Altra domanda interessantissima che più o meno rispecchia già quello che sapevamo: come si ottiene la carta? Come si ottiene la carta? Che è la domanda più frequente che mi state facendo. Devo presentare una domanda per ottenere la carta? La risposta è molto semplice: no, non bisogna fare nessuna domanda. Perché? Perché la procedura è completamente automatizzata, tutto automatico. L'INPS incrocia i dati anagrafici con quelli relativi all'ISEE, prepara un elenco, stila un elenco di potenziali beneficiari. Questo elenco viene inviato a tutti i comuni d'Italia, che poi a loro volta si metteranno in contatto con le famiglie che rientrano nella lista dei potenziali beneficiari. Quindi è un lavoro fatto come già più o meno funzionava, no, non più o meno, come già funzionava la vecchia carta tra INPS, comune e poi Poste, che si occuperà di spedire la carta. Quindi in definitiva non dovete fare assolutamente nulla, non dovete neanche andare all'INPS, non dovete chiamare il centralino telefonico dell'INPS, non dovete andare al comune a chiedere, non dovete fare nulla, fanno tutto loro. Una volta tanto si sbattono loro, meglio di così, voglio dire, no? L'unica cosa che potete fare, ovviamente, è assicurarvi di avere un ISEE valido, quindi valido, in corso di validità, e se pensate di avere i requisiti dovete attendere la comunicazione ufficiale del vostro comune di residenza. Poi, se fanno come l'anno scorso, il comune poi il comune pubblicherà un elenco di tutti i beneficiari sul proprio sito internet, ovviamente in forma anonima, la privacy, le solite menate che poi alla fine sanno tutto, perché sanno tutto, però l'elenco è in forma anonima per la privacy. Una volta che poi avete ricevuto la lettera o la comunicazione, vi dovrete poi recare all'ufficio postale abilitato al rilascio della carta per ritirare proprio la carta. Quindi la distribuzione avverrà, dovrebbe a questo punto partire entro la fine di ottobre. Quindi tenete d'occhio, mi raccomando, la vostra cassetta postale. Non fate come tutti quanti mi hanno scritto l'anno scorso: ma a me mi rubano la posta nella cassetta, io non ho ricevuto nulla. Allora, mettete una telecamera sulla cassetta della posta in modo che non vi fregano le raccomandate. Ora vediamo un'altra questione: cosa si può comprare e ovviamente le scadenze. Questa carta dedicata a te ha un utilizzo molto specifico, molto importante. Questo importo di 500 euro può essere speso esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Beni alimentari di prima necessità. Quindi, come dico sempre, non serve per andare dal parrucchiere, non serve per andarsi a fare la manicure, non serve per andare a farsi la pedicure, ma serve per comprare dei prodotti alimentari. E fate attenzione che l'elenco dei prodotti ammessi è molto dettagliato e include, per esempio, la carne, il pesce fresco, quello in scatola, prodotti da forno, pasta, riso, latte, uova, ortaggi, frutta, legumi, olio e tante altre cose. Ora è arrivato il momento che vi dovete prendere carta e penna, carta e penna, carta e penna. Vi piace la mia nuova penna? Bene, scrivetevi queste date sul calendario.
Primo utilizzo della carta entro il 16 dicembre. Se non fate nemmeno un acquisto entro questa data, il contributo decade e non può più essere utilizzato. Quindi entro il 16 dicembre bisogna spendere almeno €1, ok? Come vi ho sempre detto, almeno €1, 50 centesimi, insomma, dovete spendere qualcosina. Poi, entro il 28 di febbraio bisogna utilizzarla completamente. Quindi entro il 28 febbraio 2026, questa data, bisogna praticamente svuotare la carta. Tutti i soldi dovranno essere spesi. Non si prevedono proroghe, quindi mi raccomando, organizzatevi in tempo. Anche se secondo me finirà come l'anno scorso, che poi alla fine per dicembre la carta viene svuotata. Quindi ricapitoliamo, mi raccomando, un ISEE sotto i 15.000 €, nessun altro sussidio e attesa per la comunicazione, poi ovviamente l'attesa per la comunicazione che arriva da parte del comune. Non serve far domanda, l'importo da 500 € è da spendere solo per prodotti alimentari entro le 2 date che vi ho detto prima, ok? Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!